Che impressione ti ha fatto entrare a Palmanova e cosa ti è piaciuto? Sono arrivata a Palmanova in macchina con il navigatore, quindi è stato strano perché il navigatore mi faceva vedere una forma che io non conoscevo e mi sembrava che ci fossero un sacco di curve e di angoli strani, però è stato bello, era come seguire un percorso appunto, di una forma che conoscevo ma non avevo mai fatto. Facendo l'artista mi sembra che tutto il tempo sia tempo utile a curare le mie idee o le cose che mi piace fare, quindi faccio fatica a distinguere tempo libero da tempo non libero. Posso distinguere tra tempo in cui lavoro per qualcun altro o tempo in cui lavoro per me. Sono cresciuta in un piccolissimo paese dove non c'era assolutamente nessun tipo di attività ricreativa se non la CR e dove c'era molto spesso la nebbia e c'erano pochi bambini, quindi l'unica cosa da fare per me era inventarmi un sacco di storie e giocare anche tutti i personaggi delle mie storie. Quindi penso che un po' da dove vengo è la risposta a chi sono. Qual è stata la scintilla che ha scatenato il suo amore verso l'arte? Io non ho mai deciso di fare l'artista, è successo. Credo sia arrivato perché mi piaceva raccontare le storie, per tanto tempo ho creduto che raccontare storie non fosse un modo di fare arte, poi ho capito che era il mio modo di fare arte e ho iniziato a capire che era il mio lavoro. Azione. Domanda 6. Sai, nella tua carriera, come ti sei sentita ad aver vinto dei premi per le tue passioni? Io non penso che quando fai un lavoro lo fai per vincere qualcosa, quindi ogni volta che per caso succede è una grande emozione, soprattutto perché i miei lavori riguardano sempre anche delle altre persone, soprattutto delle altre persone, quindi è una grande emozione per me ed è una grande emozione anche per chi fa parte del mio lavoro. Io ho studiato arte contemporanea e cinema documentario, quindi diciamo la mia formazione vengo da raccontare le storie con le immagini e i suoni. Negli anni ho deciso di concedermi più libertà perché non tutte le storie, secondo me, hanno bisogno di un film per essere raccontate e credo che ogni storia scelga il suo strumento e quindi nel tempo ho deciso di utilizzare anche altri strumenti come l'audioracconto, le installazioni nello spazio, il testo scritto, insomma quello che serve a quella storia per essere raccontata bene. Negli ultimi anni sto lavorando molto con il suono, sia in modo narrativo, quindi con le parole, con lo scopo di raccontare qualcosa con un inizio, uno svolgimento e una fine, sia in modo più astratto, quindi appunto dove non c'è un vero e proprio inizio e una vera e propria fine, ma sono più ambienti. Io credo che l'obiettivo dei miei lavori sia far provare delle emozioni a chi li incontra, i miei lavori. Spesso lavoro con storie complicate perché sono storie difficili da raccontare, perché sono storie difficili da incasellare o che è difficile far vedere e far sentire.